siamo! Ormai mancano pochi giorni ai campionati europei di atletica leggera, che si terranno dal 6 al 12 agosto nel glorioso Olympia Stadium di Berlino. Per intenderci, quello della finale dei mondiali di calcio e, rimanendo in ambito dell'atletica leggera, dei record del mondo di Usain Bolt sui 100 e sui 200 metri. Mica noccioline. Stavolta dall'atletica italiana dobbiamo finalmente aspettarci qualcosa di buono? Sì, perché senza ombra di dubbio quest'anno abbiamo visto un'Italia in crescita. Si presenta con uno squadrone di 90 atleti, il secondo più numeroso della sua storia. Chi sono? Cosa dobbiamo aspettarci da ognuno di loro? Quante medaglie potremo vincere? Sono tutte domande a cui voglio rispondere in questa serie di video. Avete capito bene? Serie di video. Saranno 7, una al giorno, una settimana dove uno dopo l'altro racconterò le storie di tutti gli azzurri partecipanti, le loro possibilità di andare in finale e a medaglia. Si parte dalla velocità breve, i 100 e 200 e la staffetta 4%. Mettetevi comodi. Avanti il primo, Filippo Tortu. Ha davvero bisogno di presentazioni. Il primo italiano e il quarto bianco ad essere sceso sotto i 10 secondi su 100. A 20 anni. Quest'anno è ancora nei primi 20 al mondo, davanti a signori nessuno come il campione iridato Justin Gaethje, e terzo in Europa, in pole position per una medaglia. Ma dietro la concorrenza è agguerrita. Mi riferisco soprattutto al turco Arbe. Staremo a vedere. Pippo quest'anno ha dato prova di una grandissima regolarità. E poi abbiamo anche una seconda cartuccia, Marcel Jacobs. Nonostante delle noie fisiche l'abbiano tenuto fuori dalle gare a cavallo tra mesi di giugno e luglio, forte del suo 10.08 è ancora tra i primi 8 in Europa. La finale è abbordabile, anche se non così scontata. Anche per lui miglioramenti mostruosi quest'anno, che lo ha visto dirottare gli interessi dal buon vecchio salto in lungo verso i 100 metri. E con che risultati? Pure Cattaneo fa, o meglio eguaglia il suo personal best in questo nostro magico fine giugno. Con 10.28 è attualmente 49esimo in Europa, ma ha pur sempre vinto la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona e può fare da ottima spalla ai nostri due alfieri. Al femminile, avvicinamento super anche da parte di Irene Siragusa, che col suo 11.21 è recentemente diventata la seconda migliore italiana di sempre nella disciplina. Irene ha dichiarato senza mezzi termini di voler puntare alla finale. Con lei ci sarà l'avversaria di una vita, Anna Bongiorni, che sempre ad Orvieto nella pista del tempone della Siragusa ha eguagliato il suo personal best con 11.39, ad appena 2 settimane dagli europei. Questo tempo le vale la 44esima piazza nel continente. Standard di iscrizione spaccato al 100esimo anche da Jessica Paoletta, 11.50 e 72esima in Europa. Andiamo ora sui 200 metri. Ogni volta risorge dalle ceneri ed Andrew Howe è ancora qui. E dato che Tortu non farà 200 metri, è il più forte degli italiani sul mezzo giro di pista. La partecipazione l'ha agguantata ad inizio luglio nella sua Rieti. Supera Davide Manenti, che con lo standard di iscrizione si era già messo al sicuro a maggio, con Faustino De Salu che è subito dietro col 20.52 fatto in quel di Savona. Sulla carta tutti e tre sono da semifinale. E chi ritroviamo tra le donne? Irene Siragusa, che in effetti è pure e soprattutto una duecentista. Anche qui punta alla finale. La segue a ruota Gloria Cooper con il tempo che le è valso l'argento a Tarragona. Tutti gli azzurri che vi ho citato sono in lizza anche per la 4% maschile e femminile. A loro si aggiunge pure Roberto Rigali, esploso col suo 10.31 su 100 a Nembro, la coetanea Johannelis Herrera, che ha gareggiato tantissimo quest'anno, di recente personal best, ha pure lei a Orvieto, e l'esperta del settore Hodri Allocchia era nel quartetto che fu terzo al Mediterraneo con la Cooper, la Bongiorni e la Siragusa, un 43-64 che vale loro il 7° posto in Europa. La formazione maschile, che invece quella gara l'ha vinta, aveva in gara De Salu, Manenti, Cattaneo e Tortu. A Berlino varrebbero il bronzo. In entrambi i casi la finale è d'obbligo, poi lo sapete la staffetta è molto complessa, basta un cambio sbagliato della formazione avversaria e può succedere di tutto. Ti piace questo video? Ne vuoi vedere altri? Iscriviti al canale, attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del mezzo fondiere. È tutto per la velocità breve, non perdetevi il video di domani alle 11 dedicato ai 400 metri e alla 4x400. Ciao atleti!